Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento dell'Ora del Mistero. Eccoci qui quindi nuovamente al giovedì pomeriggio per parlare di mistero a 360 gradi. Naturalmente nella giornata di oggi non parleremo del mondo dell'ufologia, ma piuttosto entreremo all'interno della crescita spirituale, della crescita a 360 gradi nella vita, e lo faremo attraverso un percorso personale che è quello dell'ospite di questa sera, che vi farò conoscere tra qualche istante. Accenderemo un momento alle differenze tra l'era del ferro, tra virgolette, cioè comunque l'era che abbiamo superato per approdare all'era dell'oro che si prospetta per il futuro. E anche in questo caso capiremo attraverso le parole di Veronica Quattrocchi, che è l'ospite di questa sera, che è una mia personale amica, che è una TikToker e una Instagrammer, e soprattutto è una imprenditrice. Quindi scusate se avvasso un attimo, ma mi sto arrabattando con il video. Ecco qua. Ciao Veronica e benvenuta all'Ora del Mistero e naturalmente su UFO News GL. Ciao Gabriele, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio te, Gabriele, per questa opportunità. Sono anche molto molto emozionata. Quindi essere ospite per me è un grande onore. Quindi grazie per questo tempo, per questa opportunità. Eh, io sono pronta. Allora, intanto io ringrazio te e sono contento di quello che hai detto. Per questo, come il salotto dei misteri, il martedì e il venerdì sera, alla fine è un posto tra amici dove ci facciamo una chiacchierata davanti ad altri amici che stanno nella chat, e naturalmente a tutti coloro che si collegheranno magari in corso d'opera oppure che vedranno il video in differita. E quindi non è una vera e propria intervista, non è un interrogatorio naturalmente, quindi stai serena, sei a casa tua, e Grazie. naturalmente io ti ho invitato con piacere perché comunque ho seguito alcuni dei tuoi video, in particolar modo su TikTok, perché su Instagram ci sto davvero pochissimo. Mi sono piaciute alcune cose che hai detto e quindi diciamo che ho deciso poi di farti questa proposta. E naturalmente la prima cosa, prima che diciamo inizi a parlare, è: tu credi nella vita extraterrestre? Assolutamente sì. Cosa Ci c'è in credo, particolare di questo aspetto che ti ha portato a crederci? ma in realtà, personalmente parlando, sono nata con questa voglia di ricerca della verità. È come se ho sempre avuto quel seme e quel qualcosa che mi diceva di andare oltre. E poi chiaramente attraverso episodi nella mia vita ho sentito che c'è qualcosa di oltre. Quindi, mhmm, io ci credo proprio per una questione di fede, ma non è la fede che spesso si intende, è quella fede che sai che c'è qualcosa che va oltre la parte tangibile. E poi ho avuto anche delle situazioni abbastanza particolari, anche un po' mistiche, e chiaramente una serie di situazioni che hanno confermato le mie percezioni, perché poi la vita mi ha portato anche ad abbracciare la conoscenza, ad andare oltre quello che finora ho ricevuto attraverso la un po' la mentalità, ecco, un po' le tradizioni. Quindi sì, ho sempre avuto questa voglia di ricerca, anche leggere libri, ecco, abbracciare qualcosa che in quel momento non conosco, ma che esiste. Amo tantissimo anche film di fantascienza,
proprio ho sempre sentito quell'attrazione, ecco. Quindi sapere che c'è una vita oltre, sì, mi torna questo concetto. Poi lo stiamo anche un po', vivendo. Stiamo Sì. e Eh, quindi un tempo era addirittura visto come una cosa folle, invece ormai è difficile pensare che tutto questo sia folle, anzi, adesso è più tangibile. Beh, Quindi, vallo a dire agli scettici che sono scettici a prescindere, anche quando si trovano un alieno davanti casa. Allora, ora eh, ti faccio un'altra domanda, però prima sì. ti mando i saluti da parte di alcune persone in particolar modo che sono collegate e sono in chat, che sono nostri concittadini o nostri conterranei che ci Ah, stanno seguendo, che hanno riconosciuto subito il tuo accento, perché da giustamente buona sicula. seguendo me era abbastanza. Allora, quindi a proposito, perché tu hai accennato rispondendomi al fatto che questo è un periodo particolare, sicuramente hai sentito parlare della disclosure che sta avvenendo con questi incontri al congresso, eccetera. Tu cosa pensi che possa accadere in prospettiva, ovviamente a quella che è la tua esperienza personale eh, diciamo, mistica, fammi passare il termine, spirituale e proiettata in una società del futuro, appunto in un'età dell'oro. Come la vedi questa questione del fenomeno che è in aumento, del fenomeno UFO, che l'informazione sul fenomeno UFO comincia a rompere i suoi cardini, comincia ad approdare anche in luoghi che non sono propriamente consoni a questo tipo di discussioni come il Congresso e Senato degli Stati Uniti. Io, penso che ad oggi sia fondamentale manifestare, e mettere in pratica il discernimento, perché ci sono tante informazioni anche non attendibili e quindi si cade tantissimo nella menzogna e credo che sì, sicuramente sarà un qualcosa che diventerà sempre più forte, sempre più evidente. Quindi questo è palese, però e questo permette di cadere sempre più nella trappola della menzogna. Quindi è avere questo forte discernimento. Quindi io consiglio di approfondire, di andare oltre quelle che possono essere delle semplici apparenze, appunto perché adesso che li possiamo vedere più facilmente è proprio quello l'inganno, perché Allora, quello che hai detto rispecchia molto quello che è il mio pensiero, pur avendo fatto ovviamente un percorso differente per arrivare a questo pensiero. E penso che qui sul canale molte persone lo pensano in questa maniera, nel senso che effettivamente per ogni informazione che passa, quindi per ogni passo avanti che facciamo, ce n'è una che ce ne fa fare uno indietro. Ma questo è spiegabile perché abbiamo due schieramenti in opposizione, uno che vuole portare avanti questa informazione, vuole far sviluppare l'umanità in sì, questo futuro prospero con le free energy, con le energie appunto zero gratuite per tutti, eccetera, in un mondo meno inquinato. Vabbè, e qua potremmo fare un elenco infinito, ma ce n'è una che non vuole perdere un grammo, un granello, o come lo vogliamo definire, lo definiamo, di potere, si aggrappa a qualsiasi cosa, è disponibile a fare qualsiasi cosa pur di mantenere lo status quo, quindi di non arrivare a quell'età dell'oro che invece, magari non propriamente in tempi ravvicinati, si potrebbe prospettare in un futuro. esatto. Quindi, e così ti faccio cominciare, da questo punto di vista, tu come la vedi? Cioè, vedi un collegamento tra il fenomeno UFO, la rivelazione della vita extraterrestre, la presenza aliena, eccetera,
rispetto ad un'evoluzione futura umana, ad una età dell'oro, appunto, in cui magari c'è disponibilità per tutti, c'è un modo di vivere più sereno per tutti, meno inquinamento, energia gratuita, magari viaggi nello spazio e contatto appunto con altre razze in altri mondi, oppure no. Io la vedo, cioè mi torna questa idea, non la sento irreale. Il discorso è che ci vogliono dei tempi, quindi non è un qualcosa che si manifesta dall'oggi al domani, chiaramente, ma questo è il processo dell'essere umano. Impiega tempo, possono passare anni, quindi non si può quantificare seriamente e concretamente quanto tempo ci voglia, però io credo che ci può essere anche una collaborazione tra noi e queste entità comunque di alieni, di extraterrestri. Ecco, non la vedo così, anzi, secondo me è una grande opportunità. Quindi poi sta sempre all'individuo. Quindi assolutamente sì, io credo tanto che questo tipo di realtà succederà, ma più avanti. Per ora, in questo momento, ecco, è più importante concentrarsi sul proprio risveglio. Quindi potrebbe essere che quello avverrà come conseguenza, prendendo coscienza dell'essere umano, di chi è realmente. Sono d'accordissimo. Allora, prima di farti iniziare, volevo dire un paio di cose. Allora, vorrei ricordare a tutti gli amici che sono collegati attualmente che io sto vivendo in questo momento una situazione un pochettino complessa, abbastanza, diciamo, drammatica in famiglia. Quindi, se ci dovesse essere un'urgenza, un'emergenza che mi viene comunicato, io devo sospendere immediatamente la live. Ovviamente mi auguro di no, però è giusto che ve lo dico. Seconda cosa che vi dovevo dire, potete fare le domande serenamente, tanto vengono segnate e poi le faremo a tempo debito tra qualche decina di minuti più avanti durante la live. Veronica, allora, cosa ci vuoi raccontare? Ecco, hai appena accennato dell'età dell'oro, infatti questo è un argomento che a me piace tanto, risuona tanto. Grazie a questo spazio voglio affrontare questo argomento diviso in due parti, cioè portare un po' la visione utopistica, futuristica, e anche un po' accennare qualcosa, un po' a livello di, ecco, giusto per avere una conoscenza, un plus, per poi arrivare a quella versione più antroposofica che andremo a vedere cos'è l'età dell'oro, più diciamo quella versione che in questo momento la vedo come un'urgenza. Quindi, allora, direttamente posso dire che per quanto riguarda la versione utopistica, l'età dell'oro è un concetto che, se ci pensiamo, evoca delle immagini di prosperità, di felicità, un'era abbastanza felice dove l'essere umano vive nella pienezza, nella prosperità, a contatto con la natura, quindi un mondo completamente sembra quasi irreale, dove effettivamente questo lo spiega anche un po' Esiodo, che era un poeta greco antico, e anche altri come Virgilio, Tasso, insomma, ci sono state queste leggende che hanno affermato di quest'età dell'oro. Ebbene, cosa diceva appunto Esiodo? Che l'umanità viveva in questo stato di benessere, ma proprio anche materiale, dove c'era armonia, pace, benessere, e non esisteva neanche la sofferenza, quindi non c'erano guerre, conflitti e neanche la vecchiaia.
Questo infatti è molto interessante. Eventualmente, quando si arriva a quel giorno che noi percepiamo come morte, avveniva dopo tantissimi anni. Difatti, se noi un po' andiamo a spulciare nei testi sacri, nell'Antico Testamento, i primi uomini vivevano per tantissimi anni, morivano dopo 300-400 anni, ok? Difatti, questo conferma che già è successo, già si è manifestata questa età dell'oro, ok? Ma ecco, il discorso della morte è più un concetto che viene associato alla trasformazione, non è la fine di tutto, perché la nostra anima è immortale, è proprio una fase di passaggio, ok? È quello stato di coscienza che poi supera i limiti dell'uomo. Quindi all'epoca l'essere umano era proprio, non aveva alcun limite, ok? Quindi supera la realtà tangibile. Ora, diciamo, questo è un concetto abbastanza vasto, ma se un po' dobbiamo guardare quello che stiamo vivendo adesso, non è così. Perché? Perché in realtà quello che stiamo vivendo è un momento di transizione. Quindi in questo momento non la stiamo vivendo l'età dell'oro, ma stiamo vivendo un cambiamento, stiamo assolutamente vivendo delle situazioni abbastanza forti. Infatti io ritengo che è più l'età del ferro, cioè stiamo lasciando questa epoca vecchia per poi accedere alla nuova era. Quindi infatti non a caso stiamo entrando anche nell'era dell'acquario, si dice anche questo, che comunque è sempre legata all'età dell'oro. Quindi che in questo caso, quando si parla di età dell'oro, si potrebbe associare per esempio alle innovazioni, ecco, alla parte tecnologica o anche la digitalizzazione ha trasformato il nostro modo di comunicare, di lavorare, di vivere. Abbiamo tante risorse, abbiamo tanti strumenti a disposizione, però chiaramente quando ci sono sempre delle scoperte, delle innovazioni, c'è il rovescio della medaglia, e questo lo sappiamo abbastanza bene, quindi dobbiamo lasciare il vecchio per poi abbracciare il nuovo. Quindi noi viviamo delle disuguaglianze sociali, crisi economiche e quindi se si vuole entrare nell'età dell'oro, in questo momento, in questa fase, è fondamentale avere anche una mentalità aperta, più per la collaborazione, più verso l'unità tra noi, e affinché possiamo creare un futuro sostenibile. Ok? Quindi noi abbiamo anche, ripeto, la tecnologia che ci offre strumenti per affrontare anche queste situazioni, queste sfide, però dipende sempre da ognuno di noi. Utilizzare questi strumenti in modo saggio. Quindi il progresso avviene chiaramente nell'arco del tempo, ma quello che conta è che non va a scapito dell'ambiente e delle persone, quindi avere sempre quella consapevolezza che se vogliamo costruire il nuovo mondo, che ci stiamo arrivando, è importante ed essenziale lavorare insieme. Quindi non c'è più una separazione, ma c'è proprio una collaborazione. Perdonami un secondo, Veronica. Quindi, in buona sostanza c'è un percorso personale da fare, però alla fine è un percorso anche sociale, perché comunque, seppur ognuno pensa al suo, questo pensare al suo crea un'unione e un fronte comune, in buona sostanza, giusto? Sì, Ok. infatti adesso mi avvicino più sulla parte quella più che riguarda noi individui, perché ognuno di noi sta vivendo il proprio percorso, la propria vita, però alla fine siamo sempre connessi tra noi. È un'illusione sapere che siamo separati. Ecco, noi stiamo raggiungendo questo stato di coscienza. Stiamo arrivando a questa realtà che già esiste, soltanto che noi non ne siamo consapevoli. Quindi, riguardo al concetto, ribadisco il fatto che ancora questa età dell'oro deve manifestarsi sul piano fisico,
e ci vuole tempo, i tempi non sono nostri e quindi è una conseguenza. Quindi andando un po' più nello specifico, adesso voglio parlare appunto dell'età dell'oro a livello spirituale, che poi si vede anche sul piano fisico. Allora, se ci pensiamo, tutti vogliamo essere nell'età dell'oro, tutti. Anche persone che non sono consapevoli, tutti vogliono star bene, vivere in questa realtà. Però ecco, in fondo non ci crediamo. Lo vogliamo, ma non ci crediamo. E questo perché accade? Per una risposta semplice, che non sappiamo chi siamo. Io ritengo che se l'uomo non è cosciente di sé, fa davvero molta fatica. Quindi è come se nel profondo la sua anima sa cos'è l'età dell'oro, per questo sente un richiamo, però sembra quasi come un cercare all'esterno di quest'età dell'oro. Infatti, essendo una ricerca inconscia, succede che poi chiaramente non la troverà mai. Quindi vive con questa illusione. Quindi io ritengo che innanzitutto, prima di vedere la manifestazione fisica dell'età dell'oro, è più uno stato di coscienza. È uno stato di coscienza e quindi, siccome non ne siamo consapevoli, ci allontaniamo. Ma è una cosa proprio che è inconscia, non ce ne rendiamo conto. Quindi non va conquistata all'esterno l'età dell'oro, ma è un'esperienza che viviamo all'interno. Ora, la domanda giustamente nasce spontanea. Come si fa a accedere nell'età dell'oro? Visto che non è un qualcosa, non è una manifestazione che accade all'esterno immediato, ma è più un qualcosa che avviene all'interno. Quindi come si fa a accedere all'età dell'oro? Ecco, la risposta è quella di andare in profondità di noi stessi. E infatti più scaviamo dentro noi stessi, più scopriamo che abbiamo dei programmi, dei limiti e ci scontriamo con questi programmi. E questi programmi sono stati creati come? Grazie magari attraverso l'esperienza terrena, attraverso la società, attraverso il sistema. Sappiamo bene che abbiamo avuto dei costrutti, delle idee che in realtà manco sono nostre, dei pensieri che non sono nostri. Sono dei condizionamenti che sono o di questa vita o, per chi ci crede, anche di varie epoche, perché l'anima vive tante esperienze sulla Terra, quindi noi nemmeno sappiamo cosa c'è dentro. Ecco, quindi il primo passo, secondo me, per accedere all'età dell'oro è quello di andare in profondità, scoprire chi siamo veramente. Poi, un'altra domanda che spesso sento in giro, cosa vive poi alla fine l'essere umano? Cos'è che accomuna tutti, se ci pensi, che accomuna me, te e tutti? Le relazioni, la salute e le risorse materiali. Questo è quello che ci lega. Possiamo vivere una vita diversa, ma ognuno abbiamo tutti noi in comune questi elementi. Quindi, per chi non lo sapesse, questi aspetti sono connessi tra loro. Quindi relazioni, risorse che possono essere denaro, tempo libero e poi chiaramente anche la salute che è un benessere fisico, psichico, eccetera. Quindi dicevo che l'età dell'oro è uno stato di coscienza, ma soprattutto è una scelta. Ecco perché non tutti riusciranno a entrare in questa nuova era. È difficile perché non tutti sono pronti. Perché? Perché è proprio una scelta, non è un obbligo. Ecco, questo è importante.
E quindi io credo che se qualcuno arriva dall'esterno e mi aiuta ad accedere a questa età dell'oro, va bene, una fonte esterna che mi supporta, mi aiuta, ma sta sempre a me a vivere l'esperienza. Quindi è un'esperienza all'inizio individuale. La vedo così, che per esempio se io voglio conoscere la natura, andare in montagna, il mare, un luogo che ne parlano tutti bene. Io posso sentire sempre il parere degli altri, ma alla fine quello che conta è l'esperienza che faccio io andando in quel luogo. Sono io che per capire realmente l'età dell'oro la devo vivere questa esperienza. E tra l'altro ognuno di noi la vive a modo proprio. Per questo non si può descrivere come verità assoluta. Però, ecco, noi cosa stiamo vivendo attualmente? Ribadisco sempre il fatto che stiamo vivendo un'era dove c'è molto conflitto, guerra, odio, rancore. C'è sempre questo sacrificare se stessi per avere un tozzo di pane. La realtà questa è quella che stiamo vivendo, però ecco, ci sono coloro che la vivono come una forma di vittimismo, per colpa di, ma se invece è un'opportunità per noi, se invece questo è il modo per fare il salto, per accedere a questa età dell'oro, quindi è una condizione mentale per quello che sto vivendo io, perché se mi si viene chiesto ma tu stai vivendo l'età dell'oro? Non sono nell'età dell'oro come vorrei, ma rispetto a qualche anno fa sì, perché sto lavorando ogni giorno su di me e credo che nel nostro piccolo possiamo fare questo. Di conseguenza, quando scopriamo che tutto quello che è attorno a noi poi alla fine non è altro che un'illusione, un po' come il film The Truman Show, non so se l'hai visto, bellissimo. Sì, Beh, vedi, anche i film raccontano un po' la realtà, ce l'hanno sempre manifestata, l'hanno sempre fatta vedere, soltanto che magari io, ad esempio, all'epoca non ero pronta per ricevere queste informazioni. Poi anche menzioni il film Matrix, per me è stato proprio una svolta quando ho visto questo film. E lì ho detto, caspita, questi qua erano già avanti, già hanno portato avanti delle conoscenze, delle verità nascoste volutamente, però siamo sempre lì. Dipende dalla persona. Qui se si esce fuori da questa gabbia, si scopre che il potere in realtà già è nostro, non lo dobbiamo cercare fuori. Quindi adesso stiamo vivendo questo passaggio. Ci sarà questa sempre biforcazione tra coloro che riusciranno a fare il salto e quelli no. Diventerà sempre più evidente questa differenza. E ritengo che sia anche giusta, perché ognuno di noi si crea la sua realtà e ognuno di noi decide se entrare in questa età dell'oro o no. Ecco, quindi l'età dell'oro, passare dall'età del ferro all'età dell'oro è un viaggio. È un viaggio che ci porta a essere coscienti, e mi rendo conto che per alcuni questa affermazione è un po' forte, però se capisci che sei il tutto, comprendi che puoi essere tutto ciò che desideri, tutto ciò che davvero ti risuona, se sei veramente a contatto con la natura, se hai questo potenziale illimitato. Ecco, allora che cosa siamo? Degli dei, dei incarnati, come è stata detta questa leggenda. Leggenda dell'età dell'oro. Se siamo dei incarnati, possiamo trascendere questa verità nella vita materiale. È forte. Ad oggi io lo capisco che è forte questo concetto. Quindi va vissuta. Quando mi trovo a volte con persone che
sono così. C'è niente da fare. Suppongo spesso. Sì. Ma guarda, ma il bello del viaggio, quando tu impari a essere più consapevole, anche quando ti scontri davanti a queste persone che loro non riescono a fare il salto, non riescono neanche a guardarsi dentro. Io prima mi arrabbiavo, ma non capite niente, non, non riuscite a comprendere, a vedere oltre, non volete rimanere nell'ignoranza. Io prima li giudicavo. Però se faccio un passo indietro, all'epoca, se qualcuno mi viene a dire queste cose, io l'avrei preso pure per pazzo. Quindi mi metto anche nei panni di quelle persone che in questo momento fanno fatica, ma perché sono condizionati. E proprio è un viaggio dell'anima che compie appositamente. Siamo qua per questo, infatti, a proposito delle vite, dell'universo. Io ho sempre creduto che non siamo di questo mondo, siamo, siamo molto di più, ecco, e stiamo vivendo le esperienze in questa vita, in questa materia, in questa dimensione per essere testimoni di questa trasformazione. Quindi ehm, io la vedo come una grande opportunità, non come un qualcosa che ci porta poi sempre più alla distruzione. Ma come si arriva poi a questo stato elevato? Perché io lo dico, anch'io i miei momenti di down, vivo delle situazioni abbastanza difficili perché sono anch'io un essere umano, però se si mantiene questa costanza, se si accetta questa coscienza che noi già siamo, le cose cambiano dentro, quindi l'età dell'oro si sperimenta dentro e poi avvengono anche delle manifestazioni esterne. Quindi è ovvio che attualmente non lo stiamo vedendo, perché prima il cambiamento avviene dentro, in ognuno di noi. Se ognuno di noi fa questo, molto probabilmente l'età dell'oro si vede anche all'esterno. Quindi è proprio la coscienza collettiva che si sta manifestando sempre di più. Eh, Allora, Veronica, ti ti fermo un vedo. secondo. Allora, e riguardo a quest'ultima cosa che hai detto, che trovo molto interessante, siccome stavo anche leggendo alcuni commenti su chi dice che giustamente guardandosi intorno, più che un'evoluzione, si tende a vedere un'involuzione della specie, purtroppo. Ma va bene, Allora, bisogna specificare forse una cosa, che ci sono delle persone che effettivamente stanno facendo un cammino interiore, che stanno lottando per la propria evoluzione, che stanno anche ottenendo dei risultati e che ce la stanno mettendo tutta per aiutare le persone che ci sono vicine e quindi creare il giusto ambiente affinché altre persone si uniscono a questa evoluzione. Io la chiamo evoluzione, ma appunto è una presa di coscienza e una consapevolezza per certi versi, eccetera, esatto, un'evoluzione. Anche se questo porterebbe anche, secondo me, ad un'evoluzione pure fisica in un sì, futuro, con delle caratteristiche, possiamo dire, delle capacità che magari sono latenti nell'uomo che sarebbero portate ad evolversi anche in questo senso. E naturalmente il tutto in contemporanea anche ad un'evoluzione tecnologica. Ho visto che forse c'erano una o più domande già pronte su questo aspetto e, e quindi mi sento di dire che questa evoluzione, perché secondo me qualcuno non ha capito il senso del condizionare l'esterno con la propria evoluzione, perché siccome c'è questo modo di dire no, sempre più diffuso, che la propria coscienza può influenzare e cambiare radicalmente tutto quello che ci circonda, che è vero, ma è vero nei limiti della propria sfera personale, ma assolutamente. diventa un'influenza a livello sociale nel momento in cui
le tante persone che hanno preso coscienza e stanno facendo questo processo arrivano o alle stesse conclusioni o fanno le stesse esperienze, comunque fanno un fronte comune e allora sì, hanno la capacità di cambiare il futuro della società, quindi di plasmare e portare il tutto ad un'era dell'oro. Quindi non bisogna vederla come una cosa letterale. Io voglio fare un esempio. Sì. Siccome una delle tematiche che ogni tanto esce anche nelle domande, ma è un argomento che tratterò io in futuro, è quello del controllo mentale, che Mm, ovviamente tra gli scopi del controllo mentale c'è anche quello di bloccare la presa di coscienza delle masse, di bloccare l'evoluzione spirituale di una persona, eccetera, eccetera, fino anche poi a cose più, diciamo, terra-terra, più fisiche, eccetera. Però c'è una cosa che secondo me cammina di pari passo ed è simile. Nella questione del controllo mentale, del mind control, esiste una versione legata all'individuo, quindi il controllo mentale dell'individuo, esiste un controllo mentale più generalizzato e sociale, come può essere quello fatto da una tecnologia, per esempio sullo stile ARP, che influisce sicuramente in modo più generico, non in modo settoriale e specifico, però ha la presa sulla coscienza di milioni di persone che si trovano in una determinata area colpita. La stessa cosa, ma al contrario, può essere fatta con la presa di coscienza. Nel momento in cui una o più persone cominciano ad espandere questa presa di coscienza intorno a sé, a tutte le persone che diciamo si trovano in accordo, che fanno un percorso simile, eccetera, anche per vie traverse, perché c'è chi ci arriva col contatto con la natura, chi ci arriva con un percorso mistico, spirituale, esatto. chi ci arriva con la filosofia orientale, zen, eccetera. Ognuno per la sua strada, alla fine l'obiettivo diventa comune. Quello, bravo. Conta Allora, non tanto lo strumento, l'importante è arrivarci, quello è importante. è il risultato, Il come si dice. risultato. Anche se io sono dell'idea che allora, gli obiettivi da raggiungere sono sempre fondamentali, ma è il percorso che ti porta a quello ed è quello che ti fa fare l'esperienza, non l'obiettivo. E da quello che ho capito anche per te è così, perché comunque hai avuto delle esperienze nella vita, alcune paranormali, alcune, io ricordo sempre che per me paranormale, non per me, il paranormale, ma io lo dico, la maggior parte lo negano, è tutto ciò che è al di fuori del contesto della normalità, cioè non che è strambo, è strano, eccetera, ma più semplicemente che non è etichettabile dalla scienza come un fenomeno conosciuto. In parole povere, come ti dicevo anche qualche giorno fa in una discussione privata, eh, quando la scienza non sa etichettare una cosa e non sa dire cos'è, al posto di dirti non so cosa è, non so che cavolo è, ti dice è un fenomeno paranormale, cioè è al di fuori dal contesto che io ti posso spiegare. Ma siccome io scienza sono al di sopra di tutto, se io ti dico questo, ti sto dicendo che non esiste, perché se io non te lo posso spiegare, non esiste, che è una stronzata mega Sempre il galattica. contentino e poi è una presa in Sì, giro. è un contentino che, in cui è insita l'affermazione che sei un cretino per la scienza, perché io ti sto dando il Esatto. contentino perché tu te lo bevi, fai domande e sei inquadrato e finisce lì la cosa. Allora, c'è una cosa che ti volevo chiedere Sì, a proposito di paranormale, però ovviamente non ti sentire obbligata a rispondere, quindi se non vuoi rispondere non rispondere, se vuoi sì, senza in assoluta serenità. E tu hai mai avuto delle, scusate, ecco, vai. aspetta che devo chiudere la telefonata, mi ero dimenticato di bloccare il telefono, non essendo... Vabbè. E perdonatemi. E, Che la proprio tragedia. so.
Allora, dicevo, quindi aspetta che devo riavvolgere il nastro. Nella tua Vai. esperienza di vita, ovviamente ci saranno stati dei fenomeni, perché prima hai detto comunque che ti è capitato qualcosa anche di mistico, dei fenomeni inspiegabili a cui magari hai assistito oppure che hai vissuto, eccetera. Ora, io non so se tu magari vuoi raccontare qualcosa di questo tipo, ma la mia domanda era un'altra. Quanto questi fenomeni o questo aspetto comunque non convenzionale, ecco, chiamiamolo in questo modo, hanno influito sul tuo percorso? Io queste forze, queste esperienze, mi hanno fatto capire appunto che c'è qualcosa di oltre. Il punto è che non le volevo accettare, non le ho vissute bene. Infatti io stessa ero scettica. Non so se mi senti. Sì, sì, ti Okay. sentiamo. Per un attimo non ti ho visto. Allora, Eh, dicevo non è un caso. Bene, allora, è un per quanto fenomeno riguarda. paranormale, si è oscurato lo schermo. Ma guarda, ad oggi queste cose per me sono naturali, normali. Anzi, se non accadono per me è grave. Comunque, riguardo a questi fenomeni che ho visto attraverso apparizioni o sogni, anche manifestazioni un po' più pratiche, cioè magari apparizioni anche di oggetti, m'è successo pure questo. Non so come, però va bene. Ma il punto è che io non ne volevo sentire parlare. Ero completamente avversa. Dicevo: "No, no, 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 no". Per me è tutta una cosa mia mentale, ecco, la giustificavo come una mia suggestione, ecco, una paura. Perché? Perché ero molto più per la religione. Avevo delle mie credenze e nonostante quello però parallelamente c'erano questi eventi che mi accadevano. Difatti quando ne parlavo con alcune persone mi sentivo quella sbagliata, quella che avevo problemi, quindi persone che non vivono quell'esperienza la vedono come una cosa negativa, senza andare poi in profondità. Quindi io la vivevo male anche per questo, avevo paura, timore. Poi pian piano, queste esperienze diventavano sempre più forti, a tal punto che mi hanno condizionata anche nella vita reale. Esempio, mhmm, anche lavorativamente parlando, una vita totalmente diversa, facevo anche 2 lavori, e dopo che è arrivato il periodo della pandemia, lì ho iniziato ad andare ad accettare che magari è il mio momento, è il momento di lasciare andare il vecchio per accettare che questo lato mistico in realtà mi appartiene. Chi lo dice quello che è vero e quello che è falso? Dipende sempre dalla mia esperienza. Quindi qua c'è voluta tanta apertura mentale, tanta onestà, umiltà e coraggio. Fa paura, perché io immaginavo chissà che cosa, tipo avere a che fare con dei mostri, tutte 'ste robe, cioè proprio assurdo. Quando poi, anche quelle robe lì mistiche, adesso li vedo come, una guida però stavolta ne sono consapevole. Ecco, ora io non voglio essere dispersiva col discorso. La domanda che tu mi hai fatto, che era quella, ricordamela per favore perché ci tengo a Eh, dare risposte concrete. aspetta che non me la ricordo ora nemmeno Mi è io. posto che lo sapevo, questo è diciamo un argomento molto forte perché Intendi poi quella sul paranormale tu? sì, sì, No, semplicemente come ha influito nella tua crescita okay. spirituale, o meglio, se ha influito e se sì, come. Okay, allora io di queste esperienze le ho vissute molto attraverso viaggi astrali.
E incontravo anche queste presenze, no, che mi incoraggiavano nel dire: "Guarda che tu sei qua per una missione, la devi portare avanti e troverai la tua strada. Devi avere questo coraggio e perseverare, cioè non sei da sola". Non mi hanno mai detto: "Ti salviamo noi", ecco. Mi hanno sempre incoraggiato ad avere il coraggio di intraprendere questo cammino, seppur io avevo tante domande, tanti dubbi, tante paure, è come se ci fosse stata una o più figure, non so come spiegarlo, perché a volte, li vedevo in sembianze umane, ma anche come delle luci, ecco. Ehm, e mi capitava proprio nel periodo in cui avevo delle crisi. Che io ho detto: "No basta", cioè proprio vivevo in un conflitto interiore, non sapevo più chi ero e non sapevo più cosa fare e si manifestavano proprio in quelle situazioni. Quindi coloro che vivono in conflitto, non sanno più qual è la loro strada, non conoscono più la loro identità, quello è il momento perfetto. Quindi io, ho sperimentato che nella mia vita più vivevo dei conflitti, più quella era un'occasione per connettermi con quella parte mia vera. Però non era una cosa condizionata da percorsi, i percorsi anche di crescita sono arrivati dopo, anche le informazioni sono arrivate dopo. Io prima ho vissuto delle cose di cui dicevo: "Ma sta roba da dove proviene?" Per me era una follia. Sapevo che esisteva questi fenomeni, però avevo paura. Paura del giudizio perché ancora ad oggi c'è molto scetticismo, c'è gente che non ci crede, con tutte le testimonianze, con tutte quelle storie vissute, ancora c'è questo blocco. Però ecco, tanti anni fa è stato ancora più difficile. Io non so perché, ma dopo la pandemia questa cosa si è sviluppata ancora di più e infatti poi ho fatto delle scelte. E quando tu fai un percorso del genere ti cambia, ti stravolge, non puoi fare più la vita di prima. Io ci ho provato anche a tornare indietro. Impossibile. Hai contrasti, c'è niente da fare. E quali sono stati gli effetti? A parte problemi al lavoro, situazioni strane, avverse, ma proprio una sensazione di malessere. Dici, ma io che ci sto a fare qua? Quindi sostanzialmente, ok, no, avevo visto una cosa qua, ok. Mi hanno condotta a questo percorso che tuttora mi chiedo, sì, ad oggi sono più consapevole, ma io sono sicura che ancora devo fare tanta strada, ancora voglio imparare, voglio apprendere. Però ad oggi sono più serena, li affronto con più tranquillità. Questo è importante. Ehm, ma perché? Perché ho detto: "Ma sì, io accetto la vita per quella che è, ormai mi lascio fluire da ciò che mi accade", perché se tutto è determinato dalla volontà divina, che non è altro che quella parte di me, non è una divinità esterna come si pensa. Io la vedevo così, anche Dio al di fuori di me non è così. Io ho fatto fatica ad accettare questo aspetto e soprattutto a viverlo, perché prima dovevo avere a che fare con questa mia condizione mentale. E come l'ho vissuta? Nella pratica. Perché io poi sono anche molto testarda, se non capisco le cose e arrivano perennemente le situazioni del genere, finché poi non le capisco. È come se ci fosse una forza soprannaturale, non so come spiegarlo, che secondo me Maga- tuttora ancora eh. magari c'è. Cioè, questo è sicuro, ma anche un po' nella mia situazione familiare, che vivo anche delle difficoltà con la mia famiglia, cosa dice: "Ma veramente? Cioè, assurdo, non è normale". E la mia vita, per chi mi conosce un po' più nel privato, sa che non è mai normale, ma anche le persone che incontro sono sempre persone che, tra l'altro, tutto energia, sono sempre in risonanza con quello che sono, cosa che prima non accadeva. Ad oggi è più facile attrarre persone sveglie, infatti sei arrivato tu, ci sono anche altre persone,
E Grazie. quindi no, ma è vero, ed è una cosa che non è data per scontato, è una manifestazione reale dell'energia. Perché se io ad oggi non avessi questo tipo di consapevolezza, non ci saremmo conosciuti, ma assolutamente. Infatti le cose arrivano sempre al momento giusto. Sono d'accordo, anche la mia esperienza di vita, soprattutto per quanto riguarda gli incontri con le persone, le amicizie, tutte le situazioni, magari anche gruppi, e anche a livello comunque sociale, eccetera, funziona in questa maniera, però bisogna essere aperti a questo perché naturalmente se non lo si è non accade. Allora, Veronica, siamo a 50 e passa minuti, quindi io ti farei alcune domande dei amici del pubblico che Sì. mentre ti interrompeva, in particolar modo i miei moderatori mi hanno bacchettato perché ti hanno interrotto, mi hanno dato 3 secondi di penalità. Mamma mia. Allora, inizio con una domanda che in realtà è tra le ultime, ma perché secondo me è, è, diciamo, non più importante o più interessante, semplicemente che ci dice una cosa in più di te qualora tu volessi rispondere, Sì. naturalmente. C'è Eva che ti chiede, no, aspetta, ho sbagliato domanda, è sempre Eva che ti chiede, ma ci puoi raccontare una delle tue esperienze? Quelle mistiche? Sì, suppongo Ok. di sì. È forte, perché onestamente non mi sono mai trovata in una situazione così aperta davanti Anche, a... anche se hai avuto un'esperienza paranormale, insomma, qualsiasi tipo di esperienza, che è quella che ti va di raccontare, non ti sentire obbligata, però. No, no, quello no. Però per esempio quello che sento che sia ehm, potrebbe essere alla portata di tutti, perché per esempio il mondo dei sogni è molto di più. Non è perché vado a dormire, sogno cose che in realtà penso. No, è proprio io ritengo che i sogni sono un portale, è una dimensione che ancora ad oggi va conosciuta e approfondita. E questo è un qualcosa che ho sempre visto. Riguardo la parte mistica, io ho conosciuto in varie dimensioni anime che non sono incarnate qui, sono disincarnate, quindi mi riferisco alle anime che non ci sono più, quindi defunti, che non conoscevo in questa vita, per esempio. Ecco, una cosa abbastanza forte, conoscere una o più persone che li incontravo in determinati luoghi e mi davano dei consigli. Una volta mi ricordo che ero in un luogo dove sentivo una donna che stava scrivendo una lettera, però la leggeva come una forma di preghiera. E io ho sentito di a questa donna di non preoccuparsi perché presto riceverà quello che il suo cuore desidera. Questo mi è successo nel 2011. Poi, dopo 3 giorni l'ho incontrata, quindi non è che eravamo in contatto, l'ho incontrata per strada. Ecco, queste manifestazioni molto forti. E ho detto, sai, io ti ho sognata e se vuoi sapere cosa ho visto, dimmi, dimmi. E le ho raccontato di questo sogno che, ad esempio, io sentivo che tu stessi pregando, ma era una lettera. E io ho sentito una voce che diceva, guarda che non posso menzionare bene che cosa c'era scritto in questa lettera, però quello che lei desiderava lo stava per ricevere a breve. E questa donna si è messa a piangere dicendo, guarda che io anni fa veramente ho scritto una lettera, ma non pensavo di avere una risposta. Io addirittura l'avevo messa lì, chiusa nel cassetto, era più uno sfogo. E io mica sapevo questa cosa. E infatti, dopo qualche mese ha ottenuto quello che il suo cuore desiderava. Quindi, cioè, questa è una delle tante, ma ce ne sono anche ancora molto più forti, di cose e situazioni che, tra l'altro, io non, persone che non frequentavo, che non conoscevo,
E quindi anche situazioni di, non so se si può dire, anche eventi che sarebbero accaduti e non per forza belli, anche momenti un po' meno Certo. belli, e questo dispiace. A volte mi sono sentita anche, mh, mi sono sentita in difetto, perché dire a una persona di una situazione per me non è facile. Però dico, ma a cosa serve? Cioè, qual è il mio ruolo in questo caso? Perché mi arrivano queste informazioni da dare alle persone? Dove sta, diciamo, qual è il mio ruolo? Io poi pian piano sto iniziando a capire che, seppur possa essere un ponte tra questo mondo e l'altro, sì, perché ancora molti non credono nel paranormale, non credono che esiste questa realtà, quindi può darsi che questo può essere un modo per aiutare queste persone a credere, ad abbracciare questa verità. Questo è un esempio, ma ce ne sono anche tanti altri. Ok. Allora, Eh, intanto io chiedo lo stop alle domande, quindi risponderemo, anzi risponderà Veronica, eventualmente pure io, a quelle che sono state già scritte, altrimenti sforiamo molto fuori dai tempi. Allora, domanda di Domenico. Credi che ci sia stata un'antica apocalisse con un restart, un reset dell'umanità o un intervento di antichi alieni che abbiano interferito con l'evoluzione umana? a me viene subito da pensare, per esempio, l'epoca atlantidea. Mi viene da pensare questo. Erano esseri evoluti, avanti, però comunque cadendo poi nel potere hanno, ecco, hanno vissuto delle, insomma, sappiamo un po' più o meno la storia. Quindi secondo me sì, è un qualcosa che già è successo. Ma parto dal principio che, come disse qualcuno, nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Di riflesso, sì, io ritengo che ci sia già stata una sorta di apocalisse per ricominciare da capo, ma questo l'abbiamo visto anche nell'economia, un po' in genere. C'è sempre stata una creazione, una distruzione e poi ricostruire. Ma questo perché? Perché ci stiamo sempre più evolvendo. Quindi sì, io penso di sì. Ok. Allora, Franco, alias Lotto, ti chiede cosa intendi esattamente per risveglio. Risveglio Quindi intendo... una, Sì, cosa? una sintesi diretta, cioè è così per me. Tornare alle origini, invece di andare ancora a, come si dice, è l'esatto opposto, invece di andare a ricevere, è più un togliere, infatti, cosa che io tantissimo, l'alchimia, per esempio, la trasmutazione del piombo in oro. Noi questo stiamo facendo, stiamo togliendo tutto quello che non serve più, non ci serve. Quindi se vogliamo risvegliarci, dobbiamo andare a questa essenza che è già in noi, dobbiamo togliere, togliere. Questo è il segreto alla fine. Quindi per me il risveglio è tornare alle proprie origini, a quello che siamo veramente. E da quello che hai detto aggiungerei solo che un nuovo contatto, un ritrovare il contatto con la natura sicuramente ci aiuterebbe tantissimo. Tantissimo, io lo consiglio. Cosa che prima non facevo. Non me ne fregava niente della natura. Adesso io sto persino attenta se rischio di spezzare un ramo, ma non so dare una ragione. Cioè si diventa più sensibili. Quindi grazie alla natura noi riceviamo anche dei messaggi, si possono fare pure delle esperienze mistiche. Credo che questa sia una parte di consapevolezza legata al far parte di un qualcosa di più grande. Quindi il rispetto per la natura viene anche dal rispetto di se stessi e dal vedere se stessi all'interno della natura. Quindi è un passaggio automatico, secondo me, magari richiede, Vanno come hai detto insieme, tu, tempo, però dico richiede tempo, come hai ben detto tu, però è automatico. è un Allora, processo. Bruno ti chiede
Quali potrebbero essere i rischi che una dipendenza dalla tecnologia possa creare? Un'antietà dell'oro e allontanare l'umanità dall'armonia? Quali possono essere i rischi che una dipendenza, essere sempre più soli, utilizzare la tecnologia non per vivere più in equilibrio come un valore aggiunto, ma se diventiamo schiavi di quello strumento, quindi si rischia mh, di essere più distaccati, più solitari, non avere più relazioni con gli altri, perdere il contatto umano con la natura. Gli estremi non vanno mai bene e purtroppo c'è questo rischio. Purtroppo sì, però dipende sempre da ogni persona. Quindi sì, stavo cercando di dire un'altra cosa riguardo a questa domanda, infatti antietà dell'oro. Sì. E poi, ripeto, non è il problema la tecnologia. Può essere veramente un qualcosa di molto importante, perché ci sono anche dei benefici, ma sta poi alla propria coscienza, sta a noi. Ma se tu non fai un lavoro su di te, rischi di nuovo di essere ancora più schiavo, tra l'altro, perché più si va avanti, più diventi sempre più schiavo di te stesso. E anche di qualcuno che sta dall'altra parte dello schermo. Perché soprattutto quando parliamo di televisioni e telefoni si è schiavi anche dei media e quindi dei politici, che poi i politici non comandano un tubo, di chi ci sta Sono dei sopra, burattini. che possono essere dei potenti umani, ma potrebbero essere anche delle egregore, degli arconti, degli alieni e tutto quello che vogliamo, ma in ogni caso c'è qualcuno che impone questa tecnologia che ci rende schiavi e hai detto una cosa che mi è piaciuta tantissimo, che ci allontana l'uno dall'altro, che è quello che hanno fatto, apro e chiudo una parentesi, in questi ultimi anni con tutto il teatrino, non voglio entrare in merito perché altrimenti poi mi vengono a bloccare il video, ma un teatrino che tra gli obiettivi principali aveva quello della distruzione della famiglia e della società, con l'allontanamento letterale tra persone, anche tra gli amici. Una volta ci si vedeva per strada, ci si incontrava al bar, si andava a bere insieme, a mangiare la pizza. Oggi ci si vede in videochiamata e quando si sta Eh, insieme tutti attaccati al telefonino e tutti schiavi di un sistema fondamentalmente. Lo siamo purtroppo tutti in un modo o nell'altro, solo che c'è chi ne è cosciente e c'è chi non lo è affatto. E riguardo invece all'età dell'oro, al contrario, per esempio, io credo tanto nello sviluppo della telepatia, perché se stiamo andando sempre più a accettare questa coscienza, si sviluppano i veri talenti, i veri doni che abbiamo, che non ricordiamo ma già sono in noi, che sono oltre anche la tecnologia questa. Infatti, io potrei anche dire una cosa che non è ben vista e non tutti approvano a questa mia visione, che per me la tecnologia può essere anche momentanea, perché se noi raggiungiamo anche un certo stato di coscienza e sviluppiamo anche queste doti, questi talenti o questi doni, non ho più bisogno di usare la tecnologia. E già qualcuno l'ha dimostrato in Italia che è possibile. E stiamo parlando di una persona che comunque non è morto tanti anni fa, negli anni 90, e per esempio Gustavo Roll. Cioè, quindi sono cose che se le ha vissute un uomo, per me ognuno di noi può arrivare a questo stato di coscienza, che diventerà normale, ma chiaramente non cioè, si vedrà poi più avanti, è una conseguenza. Però ci credo che la tecnologia è solo una fase, perché se io Allora, so anche che parlare telepaticamente, non ho bisogno anche del telefono. Ma questa è una esatto, cosa. chiaro, Eh, sì. E comunque hai citato Gustavo Roll, che è un personaggio, oltre che affascinante, su cui c'è veramente tanto da dire. Chissà che magari in un futuro lo porteremo come argomento sul canale, e anche perché è un personaggio che ha lasciato delle tracce
anche a livello di prove testimoniali, eccetera, quindi è un personaggio che sicuramente al 100%, anche se qualcuno si ostina a etichettarlo come fanfarone, eccetera, eccetera, diciamo che non era un mistificatore, ma era una persona che sapeva esattamente quello che faceva e quello che diceva nel momento in cui lo diceva e lo faceva, e ci sono delle testimonianze scritte storiche anche della seconda guerra mondiale su quello che è stato il suo operato e le sue previsioni. Allora, Franco ti chiede: associ la pietra filosofale al passaggio, alla trasformazione? Da pietra filosofale al passaggio. Non vorrei dare risposte così. Magari su questo mi soffermo nel dire che ci può stare il discorso della pietra filosofale alla trasformazione, sì. Io la Diciamo, vedo diciamo che la pietra filosofale, più che una trasformazione, in realtà fa una trasmutazione, un po' quello che hai detto tu del trasmutazione. piombo all'oro. No. Diciamo che è un'alternativa come esempio anche a quello che abbiamo già visto. Esatto, il concetto è Allora, sempre quello. Simone ti chiede, quindi l'età dell'oro si manifesta fuori quando noi la viviamo dentro attraverso il proprio percorso di evoluzione? Sì, esattamente così. Si manifesta quando noi la viviamo prima dentro, perché è un'esperienza interiore. Io parto del concetto come è dentro, così è fuori. Anzi, grazie alla materia iniziamo a capire pure cosa c'è che non va in noi. Magari, cioè, questa è la bellezza dell'uno, cioè non sono l'interno e l'esterno camminano di pari passo. Mm. E quando si è presenti, centrati, allora non si è più vittime. Ma quando si fa un lavoro interiore, ecco, se ti arriva una situazione che a te non piace, non la vivi da vittima, ma ti rendi conto che quella può essere un modo per fare il salto. Se mi arriva un disastro, in realtà è un'opportunità, perché vuol dire che sta arrivando un cambiamento. Punto. Quindi sì, assolutamente sì. Si manifesta fuori come conseguenza. Prima avviene all'interno. E, secondo me, dimmi come la pensi tu al riguardo, è anche una questione speculare, cioè nel momento in cui io prendo coscienza di una cosa e comincio a vivere meglio, il mio approccio a tutto il resto cambia, di conseguenza, vedendo le cose da una prospettiva diversa. Ora lasciamo perdere un attimo il discorso che cambiano anche le cose, mutano a secondo. Io intendo di più sul discorso che il tuo modo di vedere le cose, essendo cambiato, ti fa vedere tutto in modo differente, ti fa vedere tutto in modo migliore, anche le cose peggiori ci trovi il lato positivo. Bravo. E questo è il primo stadio, secondo me, è fondamentale dell'evoluzione, della consapevolezza. Sì, credo che questi sono proprio gli effetti del lavoro interiore. Sì, hai una visione Ok. completamente diversa della vita. Allora, Franco ti chiede, sai o credi che il nostro viaggio non si conclude in una sola vita, ma sconfina nel lungo ciclo di nascita e morte? Io Credi credo che alla la reincarnazione? assolutamente sì. E in merito a questo argomento mi sono arrivate delle informazioni anche di una vita passata, ma non che me l'abbia detto qualcuno, le ho vissute io sulla mia pelle. Perché? Perché andavo sempre alla ricerca, non cercavo più fuori. E come ho fatto questa ricerca? Attraverso strumenti come la meditazione, prendere del tempo per stare con me stessa, anche stare ferma a rimanere in ascolto. Già quello è un momento che ti permette di stare in ascolto, ma per esaminare anche le emozioni, che le emozioni proprio è un argomento a parte, il discorso delle emozioni c'è tanto da dire.
Quindi grazie a questo lavoro sono arrivata anche ad accettare e a capire che realmente esistono le vite precedenti. Assolutamente sì. Dire di vivere... Allora, questa è l'unica vita come autentica. Veronica è in questo momento è un avatar, sta vivendo l'esperienza umana, ma l'anima già ha fatto esperienze. Possono Allora, io... anche... Sì. No, scusami, pensavo avessi finito, continua. No, no, infine dicevo che si può anche arrivare a ricordare le vite passate, però io su quello vorrei andarci un po' più piano, Beh, perché dipende come li vivi questi momenti. Eh, ecco, il allora, risveglio può avvenire anche in un modo naturale. allora, io stavo intanto rispondendo un attimo, scrivendo nella chat, ma avevo la tastiera che si impallava e sono usciti fuori dei messaggi che sembravo uno schizofrenico. Quindi... Non ti preoccupare. allora, nuova messaggio, nuova, vabbè, io scusate, ma sono veramente stanco e sfinito. Allora, l'età dell'oro o era dell'acquario, dice Eva, hai già in realtà risposto, ma credo che Eva sia entrata dopo che tu hai fatto il discorso in cui hai accennato alle due cose. Sì, allora, vabbè, l'età dell'oro l'abbiamo detto in live di cosa si tratta. L'era dell'acquario è l'era della rivoluzione. Prima eravamo nell'era dei pesci, quindi era più un'era di sacrificare per dare un messaggio esterno. L'era dell'acquario è più un'era che porta alla rivoluzione interiore. Io la vedo così, però è connessa anche con l'età dell'oro. Sì, anche perché diciamo che se una porta al cambiamento e l'altra è il risultato del cambiamento, l'una è la conseguenza dell'altra, in buona sostanza. Quindi Poi si diciamo che si completano, ma le dobbiamo vedere invertite, forse prima l'età dell'acquario e poi l'età esatto, dell'oro. io la vedo, sì, la vedo poi chiaramente come si dice, una progressione l'età dell'oro. Sì. Allora, Armando ti chiede come mai alcuni come te hanno delle guide e altre persone no? Io credo che ognuno di noi abbia delle guide, non è nessuno escluso. Semplicemente che c'è chi è magari un pochino più predisposto, ma non vuol dire che ognuno non ha una guida. Tutti abbiamo una guida. Dipende quanto tu sia aperto ad accettare questa verità. O magari è un qualcosa che lo vivrai più avanti, non lo puoi sapere. Io penso che sì, magari più la manifestazione di queste guide. Questo, io lo dico, non sono speciale. Cioè, sono una ragazza che anche io faccio le mie cose, porto avanti la mia vita da umana. Non c'è niente di... Ecco, questo è importante. Non è che se una persona vive delle esperienze del genere è migliore o ha una, come ti posso dire, un vantaggio in più. In realtà ti dico che ha più responsabilità se ha questo tipo di esperienza. Quindi io non l'ho vissuta bene, cioè all'inizio non è stato per niente semplice. Però, Armando, se posso permettermi, ti dico che anche tu hai delle guide. Se tu inizi ad abbracciare pian piano e soprattutto andare dentro di te, molte cose le capirai, ti arriveranno di conseguenza. Io la vedo così. Siamo noi quelli che non riusciamo a vedere. Allora, Veronica, ti chiedo una cosa io che non c'entra niente, cioè non è una domanda. Ah, ok. Eventualmente, se io faccio scrivere altre domande sotto la live, se ti va nei prossimi giorni di passare magari a rispondere, perché Sì. molti sono entrati a metà live, quindi non hanno Ah, sentito peccato. il mio avvio e quindi di conseguenza stanno adesso
facendo delle domande che non c'è naturalmente il tempo di rispondere. Quindi chiedo a tutti coloro che stanno facendo le domande adesso di metterle sotto al video in maniera tale che poi io e Veronica vi risponderemo il prima possibile. E adesso abbiamo le ultime due domande tra quelle diciamo che avevamo segnato, perché il tempo comunque è già scaduto da un bel po'. Allora, di nuovo Domenico ti chiede: credo nelle esperienze extra, il problema è che in Levitico è proibito tutto ciò. Come fai a sapere che tutto ciò viene dal polo positivo? Quindi diciamo che è una domanda di carattere religioso più che spirituale. Non so perché me la immaginavo una domanda del genere, infatti sembrava strano. Sì, allora il Levitico è un libro della Bibbia dove comunque dà delle indicazioni specifiche. È proibito tutto ciò. Diciamo che sul fatto che tutto è positivo, ma perché fino a quando viviamo le cose da un punto di vista razionale, dal punto di vista ecco, con tutto rispetto, dal punto di vista religione, è difficile vedere oltre, è difficile vedere che c'è tutto in positivo. E, bisogna mettersi, secondo me, sempre in discussione. E di conseguenza anche le cose negative, ma perché esistono? Esistono perché ci portano a un'evoluzione, ci portano a un qualcosa che ci fa crescere. Quindi anche questa cosa del proibito, non proibito, perché deve essere proibito? È proprio quello il Deve punto. impedire di crescere. Anche questa cosa, non si deve fare perché è vietato, ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto che è vietato? Cioè, anche se te lo impongono, ma per quale motivo? Cioè, quando tutto viene basato sulla paura, non credo che sia legato all'amore. Perché poi chiaramente bisogna anche vedere anche più avanti, grazie anche all'incarnazione di Gesù, che ha rivalutato anche queste leggi che erano pesanti all'epoca. Non a caso lui ha voluto portare l'amore, ha voluto portare la verità, perché l'essere umano si è ricordato della legge, ma ha dimenticato il cuore della legge. E a volte questo lo facciamo anche noi, dimentichiamo che dietro a quelle conoscenze c'è sempre l'amore. E quindi bisogna stare anche molto attenti a come si interpretano questi passaggi, perché non ci sta niente a cadere nella separazione e far sentire quella persona in difetto. Questo è davvero, e questo lo dico anche per esperienza, perché tante persone nell'ambito religioso mi hanno fatto sentire sbagliata. Ma perché? Cioè, perché io dovrei essere sbagliata? Perché va contro delle regole, va contro il loro pensiero? È sempre stato così nella storia, le guerre esistono per questo motivo. Quindi non dico che non bisogna leggere la Bibbia, anzi, io invito a studiarla, ma da un punto di vista più distaccato, non con queste influenze. Leggerla, e anzi, addirittura si vedono tante altre cose, tanti altri insegnamenti che c'è sempre da imparare. Quindi io non lo so, sarò non so, in questo mi sento un'aliena. Più mi amo, più non mi vedo sbagliata. Beh, sei Qual nell'ambiente giusto, quindi. beh, non c'è cosa più semplice, guarda, se tu ti ami, ti vedi con gli occhi veramente dell'amore divino, che poi è questo. Spero di essere stata esaustiva perché te l'ho detto Sì, e poi sì, sì. mi perdo. No, no, tranquilla. Allora, abbiamo l'ultima domanda e mi dispiace che Marco è dovuto andare, ma si vedrà poi la seconda parte della live. Hai mai aperto gli occhi trovandoti chi pensavi stessi sognando? Allora, aspetta che questa mi hai aperto gli occhi, ma non capisco Quindi se, sogni una se persona, ma ti svegli e te la trovi realmente lì.
No, ma per esempio capita il profumo. Mh. Questo mi succede. Quindi non è solo un discorso di quel tipo di dimensione. Quando torno mi arrivano dei segnali concreti, mi arrivano dei simboli, mi arrivano dei profumi. Quindi sì, no, è proprio tutt'altra cosa, è una realtà. Sono cose che tu non puoi, cioè non sei condizionato, ma neanche se fosse la tua famiglia. Mi è capitato con persone che non conoscevo. Non c'era neanche un rapporto, un sentirsi spesso. Quindi questo come altri eventi. Capisco che non è la sede, magari adatta, perché poi mi perdo a poter raccontare tante di quelle cose, però e capisco che chi non vive queste cose può anche dubitarlo. Io do anche, accetto queste persone, dicono io non ci credo del tutto. È giusto, perché magari questa esperienza o non risuona o magari ancora non è pronta quella persona. Tutto c'è sempre un tempo, i tempi divini. Ecco, magari quell'anima della persona lo capirà più avanti. Magari in questo momento è più un mio modo di testimoniare, ma io sono sicura che tanti vivranno anche queste cose, secondo me anche molto di più. Sicuramente sì. E allora Veronica, adesso andiamo in chiusura, però prima ti Sì, volevo dire due cose. Allora, la prima è che tutto sommato ci siamo sbagliati entrambi sul fatto che diciamo la durata di una puntata non aveva senso in lunghezza, perché invece ascoltandoti in diciamo una versione più eh, dettagliata e arricchita, eccetera, rispetto magari a quelli che sono i piccoli video che tu fai ogni tanto nei social, e ti ho trovato ancora più ricca e ancora più saggia, grazie. e questo mi dispiace di non averti quindi dato quel tempo che invece avevamo stabilito prima, perché secondo me avresti avuto tante altre cose da dire e ovviamente avresti potuto anche rispondere a tante altre domande. Quindi È non tutto metto perfetto così. limiti alla provvidenza, e magari ci sarà un'altra occasione e ti inviterò Con nuovamente piacere. Magari più una condivisione di queste esperienze, perché a quanto pare le persone sono anche attratte da queste tematiche, soprattutto se sono cose reali, che la gente capisco che vuole, dice sì, ok, ne abbiamo sentite tante di teoria, ma adesso vogliamo sentire le testimonianze. Io sto vedendo questa urgenza, che non è un dimostrare, attenzione, Sì, io sì. non dimostro niente, è più portare testimonianza. Magari ecco qualcuno comincia anche ad avvicinarsi a questa realtà. C'è Quindi anche... io sì. No, no, finisci. No, io sarei anche grata di eventualmente di partecipare a un altro incontro. Assolutamente sì, ma neanch'io mi immaginavo questa interazione. Ma guarda, l'interazione nella nostra community è fondamentale e importante, perché comunque un po' ormai ci si conosce in tanti, anche le persone che arrivano, siamo un po' una famiglia. E mi piace accogliere in questa famiglia, per questo io ho chiamato l'altra live il Salotto dei Misteri. Ora questa, vabbè, l'ora del mistero per un'esigenza, perché dovrebbe essere un'ora, ma il Salotto dei Misteri proprio perché è una cosa amichevole, e spero quindi che ti sei sentita anche a tuo agio. Assolutamente, io sono già emotiva di mio, quindi se avete notato un po' degli atteggiamenti è una cosa mia, sto elaborando anche questa mia parte, Ma perché mi guarda, rendo no, conto che... normalissima, tranquillo. Ah, ok, perché, ma lo dico apertamente, mi rendo conto che sono molto, molto, cioè mi lascio andare dalle emozioni, è per quello, però spero che il mio messaggio sia stato chiaro, ci Io tengo, questa è la cosa. penso di sì. Ti faccio una domanda a bruciapelo e dammi una risposta secca prima di salutare e Tagliamo la andare in testa al conclusione. toro. Pensi che ci possa essere da qui a breve, ovviamente non diamo una data, una cosa, un contatto extraterrestre di massa che possa realmente cambiare il tutto e portarci
ad una nuova consapevolezza? Per me ci può essere, sì, non lo escludo quest'idea o comunque questa realtà, perché stiamo vedendo anche dei segnali abbastanza evidenti. Io ci credo, però ripeto, li vedo come dei messaggeri, come se vogliono aiutare l'umanità, non lo vedo come una minaccia. No, no, io non mi riferivo a negativi o positivi, un Ah, ok. cambiamento proprio per via dell'influenza che questo evento possa dare, insomma. Sì, ritengo di sì. Ok. Per me è complementare. Non, poi è ovvio che sono più, ecco, idee, perché alla fine noi stiamo collaborando con loro, se ci pensi. Sì, Nel nostro piccolo, sì. Nel nostro piccolo sì, perché se stiamo conoscendo anche tutta questa realtà è proprio perché c'è questa connessione, c'è questa collaborazione. ok. Veronica, allora io ti ringrazio intanto di Grazie a te. essere stata qui con noi, di aver risposto alle domande. Un grazie a me, la voce se ne sta andando, a tutti gli amici che sono stati presenti qui a fare le domande, naturalmente, a chiacchierare e ad ascoltare soprattutto, e tutti coloro che vedranno il video in differita. Buon proseguimento, Grazie. buona navigazione a tutti. Ciao a Grazie tutti. mille, grazie Gabriele, grazie a tutti. Buona serata. Ciao. Ciao. Ciao.